Benvenuti, amici di Trendface. Leonardo qui, pronto a sviscerare l'ultimo succosissimo scandalo che sta infiammando il web e i salotti buoni, si fa per dire. Allacciate le cinture, perché oggi parliamo di un triangolo di fuoco che vede protagonisti la pungente Selvaggia Lucarelli, l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e il rapper dalle mille sorprese, Fedez. Ragazzi, la bomba è scoppiata sui social, precisamente dalle sempre affilatissime stories di Instagram della nostra Selvaggia. E sapete qual è la miccia? Una richiesta di ammonimento al questore di Milano fatta da Fedez nei confronti di Fabrizio Corona. Fin qui, direte voi, nulla di strano. Anzi, forse un atto di giustizia? E no, cari miei, perché qui entra in gioco la Lucarelli, con un J-accuse che non lascia spazio a interpretazioni. Selvaggia è un fiume in piena e non le manda a dire. Con il suo stile inconfondibile, ha espresso tutta la sua indignazione, parlando di corsie preferenziali della giustizia e lanciando un'ombra pesante sul sistema. Ma cosa l'ha fatta sbottare così tanto? Presto detto, sembra che lei stessa abbia chiesto un ammonimento per Corona ben 2 settimane fa, tramite il suo legale, ma senza ottenere alcun riscontro. La giornalista racconta di essere vittima da tempo delle attenzioni poco gradite di Corona. Parla di denunce presentate a partire da gennaio 2024, ben 6, cadute nel vuoto più totale. Insulti, offese, minacce estese al figlio e al fidanzato, fino a telefonate ai suoi datori di lavoro e falsità sul suo conto. Una situazione che l'ha portata, comprensibilmente, a chiedere aiuto alla legge. E qui arriva il nodo cruciale della questione. Mentre le sue richieste sembrerebbero essere state ignorate, la notizia di un intervento rapido della questura a seguito della richiesta di Fedez ha fatto scattare la rabbia di Selvaggia. Inizialmente si era parlato di un ammonimento già notificato a Corona, ma successivamente è stato chiarito che si trattava della notifica della richiesta, con la possibilità per Corona di presentare la sua difesa. Ma il punto per la Lucarelli resta: come mai questa presunta velocità d'azione per Fedez, a fronte della sua situazione di presunta persecuzione che dura da quasi 2 anni, come lei stessa afferma mostrando anche messaggi privati di Corona tutt'altro che amichevoli? Selvaggia parla di un sistema che protegge i potenti. E non finisce qui, amici. La Lucarelli ricorda anche un dettaglio non da poco: solo un mese fa, Fedez e Corona erano carissimi amici. Anzi, Fedez avrebbe addirittura fornito materiale a Corona, consentendogli di realizzare podcast, libri e contenuti vari, finendo per armarlo contro i suoi stessi nemici, ex moglie compresa. Un'amicizia, a detta di Selvaggia, finita bruscamente, forse in concomitanza con l'annunciata puntata di Falsissimo, il programma di Corona, che avrebbe dovuto sviscerare il caso Lucci Fedez. Un tempismo che la Lucarelli trova quantomeno sospetto. 1 mese di inimicizia e ha ottenuto un provvedimento per atti persecutori, sulla base di pochissimi contenuti, quindi se Corona parla di lui, ora può essere arrestato. Quindi niente più puntata di Falsissimo su Lucci e Fedez. Che tempismo, doveva uscire a giorni. Io e la mia famiglia invece, che da anni siamo perseguitati, ci attacchiamo a quella cosa lì. Queste le parole amare della Lucarelli, che si sente ignorata dalla giustizia mentre vede un'altra persona, con meno tempo di presunta esposizione, ottenere una risposta, seppur non ancora definitiva, dalle istituzioni. Selvaggia non risparmia nemmeno frecciatine al vetriolo verso Fedez. Gli ricorda la loro passata amicizia con Corona, gli accordi extragiudiziali presi in precedenza e il fatto che ora si rechi dal questore per atti persecutori. La giornalista sottolinea con amarezza la difficoltà, in generale, di ottenere un ammonimento per stalking a meno che non si sia considerati soggetti deboli, evidentemente. E poi c'è la questione delle denunce. Mentre le querele per diffamazione presentate da Selvaggia contro Corona giacerebbero ignorate da oltre 1 anno, lei stessa è stata rinviata a giudizio e ha un processo in corso per aver definito Fedez bimbo minchia,
espressione che lo stesso rapper utilizzerebbe in una sua canzone. Un paradosso che fa riflettere sulle diverse velocità della giustizia. La Lucarelli conclude il suo sfogo con un amaro: ho chiesto aiuto alla legge, ma il sistema protegge i potenti. Si dice dispiaciuta per Corona, per se stessa e per le persone a lei vicine che dovranno continuare a subire. E, soprattutto, per un sistema che a suo dire favorisce chi ha più potere. Rivela anche di aver subito insulti pesanti da Fedez, che l'avrebbe definita più ***Ana. Insomma, amici di Trendface, la vicenda è tutt'altro che conclusa. Cosa ne pensate di questa accusa di corsie preferenziali? La giustizia è davvero uguale per tutti? Fedez ha agito correttamente a rivolgersi alla questura, o Selvaggia ha ragione a sentirsi trattata diversamente? E che ruolo ha avuto la loro precedente amicizia in tutto questo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per oggi è tutto, ma rimanete sintonizzati su Trendface con Leonardo per non perdervi nessun aggiornamento su questo e altri scottanti gossip. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi neanche un video. Ciao e al prossimo scandalo!